Benvenuti nel video dedicato alla confezione di questa giacchina double face. Nella descrizione trovate anche il link per la creazione del cartamodello. L'ho realizzato utilizzando TTCAD L3. Questa giacchina si presenta esternamente, abbiamo questa stoffa di lana, internamente un trapuntino ed è chiuso da laccetti. Così è come si presenta dalla parte del trapuntino. Il collo può essere portato in diversi modi. Andiamo a confezionarla assieme, passo per passo. Il modello della foto è realizzato con un trapuntino come questo e con l'ovata sotto. È tenuta assieme da queste cuciture. L'altra parte invece è una lana. È abbastanza sostenuta, abbastanza rigida. Utilizzerò per la realizzazione di questo modello i cartamodelli di TTCAD in scala 1-2, perciò al 50%, e lo realizzo con un tessuto in cotone sia la parte interna che la parte esterna. Questo modello può essere realizzato oltre che con il tessuto trapuntato anche con altre tipologie di tessuti o semplicemente anche col tessuto di lana e una fodera. Il modello è costituito da 4 parti. Ho la parte del davanti, la parte del dietro, la manica, che è una manica raglan con questa pinza all'altezza della spalla, e il collo. Prendo per prima cosa la manica e vado a trasferire sul tessuto questi punti, questo qui in alto, entrando verticalmente con l'ago e il filo da imbastire doppio, così fa attrito. Lascio alcuni centimetri e poi taglio il filo. L'altra estremità, questa, e taglio il filo. Questa parte qui è la parte della manica del davanti, dove si vede questa inclinazione. Questo è il girocollo del davanti, questo è il girocollo del dietro. Ora devo andare a trasferire anche l'inizio dell'incavo, questo e questo punto, sempre con ago e filo in verticale. Per trasferire questa pinza posso usare diversi metodi. Uno è quello di passare le marche sopra la carta, quindi entro ed esco, perché questo non è una linea retta, è un po' arrotondata, perciò la devo segnare bene. Oppure posso anche tagliare la pinza sulla carta, mi raccomando solo la carta, eliminando questo pezzettino. Non posso neanche piegarla perché, non essendo una linea retta ma una linea arrotondata, c'è bisogno proprio di seguire esattamente. Poi con il gesso vado a segnare i due lati della pinza con il gesso, oppure altri mezzi che, mi raccomando, devono essere o termosolubili o idrosolubili. Io uso la penna così si vede meglio, o il gesso classico. Per segnarla sull'altro lato, quindi qui sotto, devo togliere gli spilli, sollevo il cartamodello facendo attenzione che i fili rimangano all'interno della stoffa. Questo è il rovescio della stoffa, qui si vede perché ho utilizzato un tessuto che è evidente il dritto del rovescio. Capovolgo il mio modello, capovolgo il cartamodello, lo appoggio per bene. Vi consiglio di bloccarlo ancora con degli spilli in modo che rimanga tutto fermo, e segno anche da questa parte la mia pinza. Ecco qua. Separo i due strati di stoffa, separo anche i fili e taglio a metà. E vado a chiudere questa pinza. Parto dalla punta, la pizzico, faccio in modo che le due linee che ho segnato con la penna coincidano. Prima utilizzo gli spilli, poi vado ad imbastire ed eseguo una cucitura a macchina.
faccio la stessa identica cosa sull'altra manica. Cucite le pence, le ho cucite con un filo in contrasto così si vedono bene. Ora prendo il dietro e vado a trasferire sul tessuto questo punto e questo, sempre con ago e filo, entro perpendicolare, esco e taglio. Faccio la stessa identica cosa qui in alto e taglio. Separo il cartamodello dalla stoffa. Separo le stoffe e taglio le marche. Vado subito a mettere assieme questo che è il dietro con la manica. Allora, come vi ho detto prima, il giro collo del dietro è questo più in alto, perciò questa parte la devo andare a mettere insieme con il mio dietro, dritto contro dritto e margine contro margine, così. Blocco subito i punti di riferimento, questo in alto, marche con uno sfillo, prestando attenzione che i margini laterali coincidano. Poi la marca qui in fondo dell'incavo. Metto assieme i margini. È sempre meglio lasciare il tessuto appoggiato sul tavolo e non tenerlo in mano. Blocco con degli spilli. Riporto con il gesso i margini di cucitura che mi vengono indicati. Io li porto con la penna perché si vedono meglio, quindi vado a misurare i margini di cucitura e li riporto sul tessuto, tutto lungo l'apertura. Voi fateli anche più vicini. Vado ad imbastire lungo la linea che ho tratteggiato e poi eseguo una cucitura a macchina. Faccio la stessa identica cosa sull'altro lato del dietro, quindi apro, qui prendo l'altro manica, anche qui si vede la parte della manica dietro, questo è il girocollo del dietro, perciò devo unire questa parte, dritto contro dritto, blocco anche qui i margini e i punti di riferimento con gli spilli. Anche qui riporto i margini di cucitura tutto attorno, tutto. Vi consiglio di imbastire sulla linea che avete tratteggiato e cucire a macchina. Una volta che avete cucito, vi trovate così. Qui è la parte della manica del davanti. Prendo il mio davanti, trasferisco questo punto sulla stoffa, sempre con l'ago e il filo, questa punta qui, e un altro punto che vado a trasferire è il punto della vita che mi aiuterà poi per mettere il laccetto. Tolgo gli spilli, separo il cartamodello e taglio le marche. Non ho bisogno di segnare il dritto al rovescio perché il tessuto si vede. Se voi avete una tinta unita vi consiglio di fare una X sul rovescio del tessuto. Prendo il mio dietro con le maniche attaccate. Questo è il dritto del tessuto, questa è la parte dell'incavo, metto dritto contro dritto, blocco i punti di riferimento, l'inizio e la fine. Io adesso sto bloccando solamente con gli spilli, ma vi consiglio di mettere spilli e imbastire subito, perché io piccolino, quindi vado bene anche farlo tutto assieme.
Poi metto assieme i margini, faccio attenzione che coincidano per bene i margini, riporto i margini di cucitura sul tessuto, sempre mi raccomando con il gesso o un mezzo che sia idrosolubile o termosolubile. Si imbastisce e si esegue una cucitura a macchina. Faccio la stessa identica cosa dall'altra parte, dritto contro dritto, blocco i punti di riferimento con gli spilli, segno e vado ad imbastire e cucire a macchina. Ho cucito tutte le parti, questo è quello che si vede sul dritto, ho anche stirato i margini aperti e le pence della spalla ho tagliato il margine. Sul capo originale ho tagliato la stoffa fino a 3 centimetri dalla punta, ho stirato i margini aperti in questo modo. È molto importante riuscire a stirarli. Poi questo è il dritto del tessuto, ho piegato così in questo modo, ho messo dritto contro dritto il fianco del davanti con il fianco del dietro e la manica con la manica. Però prima in un fianco ho inserito anche questo nastro di canitè, sull'estremità l'ho passata su una fonte di calore così da bloccare lo sfilacciamento. Ho utilizzato questi laccetti per chiudere il trapuntino. L'ho inserito nel fianco sinistro, allora così prendiamolo dal dritto che è più facile, ok, così è come se ce l'avessi addosso, perciò il fianco sinistro è questo. L'ho appoggiato dritto contro dritto sul segno che avevo fatto della vita, quindi in questo modo l'ho bloccato con degli spilli. Si possono fare anche delle cuciture sopra per bloccarlo su questo margine, così è anche più resistente lì. E poi ho capovolto come prima, dritto contro dritto, in questo modo, lasciando il laccetto che sporga, fuoriesca sul davanti, il fondo del davanti con il fondo del dietro, prestando attenzione che i margini coincidano. Subito ho bloccato la cucitura della manica con la cucitura sotto della manica, i margini li ho tenuti aperti e ho inserito all'interno della cucitura uno spillo. In questo modo le cuciture rimangono allineate quando vado a cucirle. E poi subito il fondo della manica. Messi questi 3 spilli, blocco tutto il restante margine, facendo sempre attenzione che sopra e sotto i margini coincidano perfettamente. Una volta che ho messo gli spilli per tenere unite le stoffe, sia della manica che del corpetto, vi consiglio sempre di lasciarlo appoggiato a terra. Prendo il mio cartamodello, misuro i margini di cucitura che mi vengono riportati sul cartamodello e con il gesso e la riga li riporto. Io utilizzo la penna, tutto quanto lungo il fianco e la manica. La stessa identica cosa farò dall'altra parte, senza però introdurre il laccetto. Quindi piego dritto contro dritto, in questo modo, gli spilli e poi eseguo un'imbastitura sulla linea che ho segnato e una cucitura a macchina. Come avete visto sulle cuciture precedenti non ho rifinito con niente, né con taglia e cuci né con zig-zag, perché questa giacca è completamente chiusa, i margini rimangono all'interno. Se il tessuto non sfila non serve far niente, si fa solamente la rifinitura se avete un tessuto che sfila tantissimo. Cucito e messo assieme. Vi consiglio, dove c'è il nastro, di fare una cucitura di rinforzo e poi qui all'interno dove ci sono i margini di cucitura, qui gli angolini, di tagliarli via un pochino. Io li ho talmente piccolini che non serve neanche, però questi angolini qua di sfilarli via.
Ho fatto la stessa identica cosa e sono arrivata allo stesso identico punto con un altro tessuto. Eccolo qua, questo in tinta unita. Qui ho messo anche il laccetto sul davanti. Questo laccetto sul davanti va posizionato anche su questa che è con i fiori, in questa posizione. Sul lato destro, quando ce l'ho addosso, qui ho il marcatore, questo, che mi indicava questo punto qui. Rispetto a questo punto lo posiziono un mezzo centimetro verso il basso, in questo modo, così, ed eseguo una cucitura qui verso l'interno del margine, in modo che poi non si veda. Su entrambe le giacchine questo è posto sul lato destro. Poi vado a mettere assieme le due giacche sul centro davanti, sulla parte del davanti. Metto dritto contro dritto. Quindi questa è la giacca dritta, lascio così, e questo è il dritto. Quindi metto dritto contro dritto e unisco la parte del davanti in questo modo. Blocco con gli spilli, prestando attenzione che i margini coincidano perfettamente. Il fondo, qui metto assieme fino al fianco, quindi qua è la parte bassa, cucitura con cucitura la faccio coincidere. Oltrepasso la cucitura del fianco di qualche centimetro, 2-3 centimetri, così. Poi prendo il mio cartamodello, misuro i margini di cucitura che mi vengono riportati sia sulla parte del davanti che la parte del fondo, li misuro e li riporto sul tessuto. E poi, una volta che ho riportato, eseguo la cucitura. Parto da questi 2-3 cm prima del fianco, arrivo sull'angolo, con l'ago giù, alzo il piedino, faccio ruotare il tessuto e proseguo fino a qui in cima. La stessa identica cosa faccio sull'altro lato. Cucitura eseguita. Questo è quello che dovete vedere da un lato e dall'altro lato. Questa apertura l'ho lasciata perché adesso vado a unire il fondo delle maniche. Prima di unire il fondo delle maniche però dovete portare la vostra giacchina con il dritto all'esterno e come se, se fosse terminata, perciò dovete inserire le maniche tra di loro all'interno. Quindi questa la infilo dentro nella manica, questa rossa, va così, quindi la ribalto e la infilo dentro. Questo passaggio è molto importante per unire le maniche, per fare in modo che le maniche siano unite nel modo corretto e non che dopo vi risultino attorcigliate. Qua così, non serve tirarlo fuori bene, ma entrambe le maniche le inserite. Quindi lo rovescio, questo. Voi con la manica, diciamo con la misura normale, grande, andate meglio. Io questa è piccolina, quindi si fa un po' più fatica. Ok, qui non serve tirarlo fuori adesso. Bene, a me interessa la manica, dovete controllare che la manica sia inserita correttamente, che non sia attorcigliata all'interno, sia una che l'altra manica. Fatto questo, prendete le due maniche, l'estremità delle maniche, dove c'è la cucitura del fondo manica, questa, la cucitura del sottomanica, le tenete aperte, prima dovete averle stirate, mettete margine con margine, così, e ho rovescio contro rovescio, e unisco con uno spillo, in questo modo. Poi, qui dove ho i tessuti rovesci, vado a sfilare le due maniche, le porto tutte e due
qua, vedete che le sto portando entrambe sul rovescio. Prestate attenzione che lo spillo non scappi, ma che vi tenga le maniche unite in quel punto lì. Vedete che la manica si presenta che sembra tutta attorcigliata, voi la dovete tenere in questo modo. Qui io ho rovescio contro rovescio, vedete, ho la cucitura, le due cuciture di margini, rovescio contro rovescio. Devo fare in modo che questo, che è il dritto del tessuto, deve trovarsi sul dritto del tessuto, questo rosso. Allora vado a togliere lo spillo, prendo in mano quello rosso, lo lascio così, questo a fiori lo prendo in questo modo, ripeto, questo che è dritto lo devo far coincidere con questo, in questo modo qua, così lo capovolgo, così, poi lo prendo da giro tutto e metto assieme margine con margine, la cucitura con la cucitura. È solo la parte iniziale che dovete prestare attenzione, perché poi viene da solo che coincidono, che la circonferenza coincide. Quindi così. Poi gli vado tutto attorno, metto assieme il fondo manica con il fondo manica chiaro, in questo modo. Lo blocco con gli spilli. E così. Tutto attorno. Ho praticamente le due maniche che si stanno guardando in questo modo qua, dritto contro dritto. Unito con gli spilli le due maniche, prendo il mio cartamodello, misuro i margini del fondo della manica e li riporto sulla manica. Questa operazione si può fare anche prima di mettere assieme le maniche e vado a segnare tutto attorno alla circonferenza, poi pianino vado a cucire a macchina in questo modo, la tengo così e poi pianino pianino tutto attorno eseguo una cucitura. Prima vi consiglio un'imbastitura e poi una cucitura a macchina, e questo si effettua anche sull'altra manica. Maniche tra di loro cucite. Ora lascio sempre dritto contro dritto, in questo modo. Questa è la parte alta dove va inserito poi il collo, così. Lascio momentaneamente e prendo i due colli, questo in tinta unita, questo è il rovescio che ho fatto una X e questo è quello a fiori. Tolgo il cartamodello e metto dritto contro dritto, questo è il dritto del rosso e questo è il dritto dei fiori, in questo modo. Unisco questa parte qui, questa arrotondata, la parte alta, fino ad arrivare qua in fondo. Prima con gli spilli, posso anche, prima di mettere gli spilli, andare a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e riportarli sul tessuto con il metro e il gesso, tutto attorno, questo lato qui. Poi imbastisco e cucio a macchina. Cuciti i due colli, si tagliano i margini e si lascia un mezzo centimetro e poi si stirano i margini aperti. Sulla rotondità faccio anche, piego a metà e faccio anche questi piccoli taglietti in modo da portare via un po' di tessuto dove c'è la rotondità. Così quando gira all'interno, dentro non c'è il tessuto in eccesso, non c'è tessuto in più. Piego il collo, metto i margini cucitura con cucitura e segno la metà, segno la piega sia sulla quello a fiori che tinta unita.
vedo sotto dov'è e lo riparto. Prendo ora la mia giacchina, la lascio così com'è sul rovescio, in modo che ho dritto contro dritto, e segno la metà, il centro dietro. Prendo la cucitura con la cucitura, la unisco e la piega che si forma la segno. Faccio la stessa identica cosa sulla parte rossa, prendo la cucitura con la cucitura e segno la piega. Poi prendo il mio collo, lo giro sul dritto del tessuto, in questo modo, e vado ad inserire il collo all'interno, in modo che la stoffa, quella chiara, andrà con quella chiara e quella rossa con quella rossa. Vado a bloccare la metà del collo che ho appena segnato con il mio segno che ho fatto qui sulla giacchina. In questo modo ho dritto contro dritto. Metto uno spillo, subito vado a unire la cucitura dei due colli, questa, con la cucitura del davanti della giacchina, questa qui, margini aperti, metto cucitura contro cucitura, unisco con uno spillo, inserisco lo spillo all'interno della cucitura, unisco il segno che ho fatto del collo con il centro dietro e poi l'altra cucitura dei due colli, questa che unisce i colli, con la cucitura del davanti, questa. Quando ho posizionato il collo in questo modo, bloccato con questi 4 spilli, inizio e blocco tutto quanto il collo attorno al girocollo della giacchina con gli spilli, prestando attenzione che i margini di cucitura della giacchina rimangano aperti e margini con margini che coincidano. Ho bloccato tutto il collo con gli spilli. Poi per ribaltare la giacca sul dritto io la ribalto dalla parte del collo, quindi devo lasciare un'apertura e la lascio sulla stoffa dove vado meglio poi a chiudere con un sottopunto, in questo caso sulla stoffa questa a fiori, e lascio un'apertura dalla cucitura, le 2 cuciture che trovo dietro delle maniche, le oltrepasso e lascio questa apertura nella giacca originale, perché comunque lo spazio mi permette di ribaltare la giacca. In questo caso, che l'apertura, che la giacchina è più piccola, devo lasciare un'apertura maggiore, lo lascio qui sul bianco. Vado a riportare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, questi li vado a misurare e riportare sul tessuto con il gesso e il metro, tutto attorno. Poi faccio un'imbastitura e una cucitura a macchina, tralasciando, come vi ho detto, per poi ribaltare la giacca. Cucito il collo al girocollo, lasciando l'apertura. Ho lasciato l'apertura qui in alto. Poi vanno stirati i margini aperti, in questo modo, questo tutto attorno, e per un pezzettino sia da una parte che dall'altra, come in questo caso, li stiro e vanno girati verso l'interno. Abbiamo dei margini all'interno del collo e questi che sono all'esterno. Quelli all'esterno sono quelli della giacchina, mentre quelli all'interno sono quelli del collo. Si prendono i margini della giacchina così e si fanno coincidere, prestando attenzione che la partenza, eccola qua, sia uguale. Si lasciano tutti i margini all'interno, qui bisogna stirarli per fare un bel lavoro, e poi per un pezzettino lì così si tengono assieme
e si esegue una cucitura a macchina vicina a quella principale. Qui c'è la parte aperta, quindi bisogna lasciarla aperta. Questo fa sì che il collo, i due colli rimangano poi uniti. Basta unirlo dalla prima cucitura che troviamo fino all'apertura del davanti. Quindi questo pezzettino qua si può fare anche a mano, sia da una parte che dall'altra. Questa è la seconda cuciturina vicina alla prima. Poi vado a chiudere la parte sotto che avevo lasciato aperta, questa qui. La blocco con gli spilli e proseguo la cucitura. Ecco qui la cucitura. Prima di ribaltare il tutto, nei margini, qui ad esempio, qui in fondo, questi spigoletti qui, vado a tagliarli in diagonale. Questa che ho utilizzato è una stoffa sottile, però quella originaria era più grossa, quindi per fare meno spessore si tagliano tutti gli angolini. Questo angolo del davanti anche si taglia in diagonale, ma taglio anche in questo modo qua, entrando un pochino in diagonale, così, e anche di qua, in questo modo. Poi anche qua in alto dove ci sono i margini, anche questi vado a tagliarli tutti quanti in diagonale. Ora, pianino pianino, faccio fuoriuscire il tutto dall'apertura del collo. Ecco qui la giacchina ribaltata con le maniche cucite, il fondo cucito. L'ultima cosa da fare è chiudere l'apertura qua in alto. Allora qui in alto noi abbiamo questo margine e questo margine, lo giro all'interno degli stessi margini che mi vengono indicati dal cartamodello, li blocco con degli spilli. Il margine sotto, questo, lo lascio aperto, rivolto verso l'alto, e accosto questo in questo modo. Ed eseguo un sottopunto, qui così. Terminato il sottopunto, giacchina finita. Questo va chiuso in questo modo e questo con questo. Il collo lo potete portare come desiderate, lasciarlo su, lasciarlo giù, un po' su, un po' giù, le maniche se le volete girare. Ecco qui il modello completato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!